Oh, aria de casa. Sono Marco Minozzi, ho scritto alla Roma per aiutarmi a esaudire un piccolo grande desiderio che avevo sia io in primis che anche mio padre, che era quello di riuscire a portare papà allo stadio nonostante una situazione che non è proprio semplicissima. E per noi è veramente una cosa importantissima, perché la Roma è sempre stata al centro delle nostre vite. Per la prima volta sono, tra virgolette, io a portare mio papà allo stadio, quindi l'emozione è tanta. Che dici? Quanto è bello? Mio padre mi ha sempre detto che se c'è una cosa che lo mantiene qui è il desiderio e la voglia di vedere la Roma e la speranza di poterlo fare allo stadio. Dall'82 credo non è mai mancato, neanche al battesimo della sorella perse la partita. Vabbè papà, mo te lo posso dire, stasera devi scendere in campo come mezza punta. Il mio battesimo è stato un Roma-Catania, era veramente un'atmosfera magica, cioè me la ricordo veramente bene. Quella è stata una delle giornate più belle della mia vita. Allora, la prima partita di mio papà allo stadio è stata Roma-Pisa 1-0, la partita che poi ci ha dato lo scudetto. Roma-Pisa 3-1. Mio papà comunica con un comunicatore, quindi lui riesce a scrivere con l'occhio, guarda alla tastiera e la tastiera individua la lettera per poi scrivere un discorso, e mi ha anche mandato un suo pensiero per questa cosa. Leggo testualmente. Prima di tutto ci tenevo a ringraziare la Roma tutta, come mio figlio Marco, che a mia insaputa vi ha spiegato la mia problematica e mi ha raccontato di aver trovato tutte le persone sensibili che hanno fatto loro la mia causa. Quindi grazie ancora. La Roma ci teneva anche a darti questo piccolo regalo, un'altra maglia da aggiungere alla tua collezione. Ole. La tua. Ho avuto la fortuna di venire da una famiglia di romanisti. Mio nonno dal 1927, anno della fondazione, amico di Bernardini e Ferrari Squarto. Andava allo stadio con loro. Mio padre, che ha raccontato in Teleroma 56 la magica Roma dell'82, e io che ho sempre amato questa città e la Roma. Non potevo che essere romanista. Quindi più importanti riguardano i calendari. Della Roma alleno io, certo, insieme a Marco Aurelio, perché io tra l'altro ho un figlio, si chiama Marco Aurelio. Chiamerà Marco e fa. Allora devi Salire quella scalinata mi emozionava, uscendo dall'ultimo gradino della curva sud. Il campo, le bandiere, capelli al vento, il profumo dell'Olimpico, un graffio al cuore e fu scudetto. Poi quello del 2001, che festeggiai con mio figlio da poco nato. Tante domeniche trascorse insieme allo stadio con la nostra Roma, fino a quando mi ha colpito questa assurda malattia e mi ha privato di tutto, ma non del mio amore per la Roma. E come diceva Ago, che ho avuto la fortuna di conoscere ed il più grande capitano dopo Totti, ci sono i tifosi e poi i tifosi della Roma. Voglio ringraziarvi per la vostra sensibilità, disponibilità, Tripletta come quando giocavi a pallone Teo. e per questa grande occasione di tornare e vedere dal vivo la mia squadra del cuore insieme a mio figlio Marco, in quello che io consideravo il mio mondo.